Tempo di porcini. Tempo di tartufi. Si va. Un saluto particolare a Marco che ci ha dato la base per questo posto e grazie Marco. È arrivato il cameriere a un certo punto con il tagliere in mano, ha guardato il boss e gli ha volato subito tutto lei. Partiamo con le bruschettine di porcini e aglio, perché si sente da qua l'aglio. E sono ovviamente, ragazzi, non starei neanche a dirlo, porcini freschi, questi, non è che siano dei bazzurloni. Pane secondo me è toscano. Saporitissimo, con l'olio, sotto c'è anche una pastatina di olio extravergine di quello buono che va a buscio. Una cosa che il boss si è dimenticata di dirla, ma che non è da sottovalutare, è che il pezzo di pane sotto è completamente calduccio. Arriva tutto il profumo del formaggio di Fossa. Col caldo si scioglie bene il suo bel formaggino filamentoso e tutta la sgranata qua, che bella, del tartufo. Infatti sta arrivando su tutto il profumo. È uno spettacolo. No, dato che non sai cosa dire mi impegno io. Che boia. Noi vogliamo sapere della consistenza dello gnocchietto, amore. È un gnocchietto corposo, denso e farinoso. Non è farinoso. Volevo prenderli io questi, poi lui mi ha fatto gli occhi dolci, ho dovuto mollare, potrò mangiarli, no? Il formaggio di Fossa è bello spinto. C'è anche un video in cui vi facciamo vedere tutta la spiegazione del formaggio di Fossa, come lo fanno, ve lo metto sotto in descrizione. Ma parlando d'altro, qui abbiamo la lasagna di porcini e tartufo con una colata di cose buone anche qua. Guarda che ha fatto tutta la crosticina sopra, che meraviglia. Unta e bisunta come necessario. Scusa, ma la posso assaggiare anch'io dopo quella? Ho sentito una voce. Buonissima. La sfoglia secondo me la fanno comunque loro. Il tartufo è un tartufo nero, però è già abbastanza saporito. I porcini sono strasaporiti, perché anche i porcini, non è che perché il porcino è tutto buono, cioè porcino e porcino, questi qua sono particolarmente saporiti, veramente eccezionale. Questa è proprio squisiterrima. Qui, ragazzi, è besciamella, remosissima. Come le spade di Excalibur. Abbiamo, pensavo che opponesse un po' più di resistenza, ma questo è carne di cinghiale in salmi col suo sughettino tutto bello brodoso, unto e bisunto. Mi sta facendo venire un po' la salivazione tipo animale selvaggio. Questo qui deve essere alloro, una fogliettina piccola di alloro. Carne resistente, fibrosa, tenace. No, è buonissima. Hanno fatto questo sughettino meraviglioso, amalgamato con tutti i suoi odori, ci hanno messo l'alloro, un po' di prezzemolo, è buonissima. Secondo me quello è rosmarino secco. Boss, shh, ma loro non lo sanno. Ma soprattutto, Monster, con quel puccino qui bisunto, cosa ci facciamo dopo? Guarda che meraviglia. Ci siamo!
Perché mentre il Monster faceva la scarpetta, io intanto ero qua che dovevo aspettare perché non posso iniziare a mangiare prima della ripresa, logicamente, no? Però intanto il profumo era buono. Abbiamo preso una porzione questa di porcini fritti e sono a naso pastellati ma con una pastella molto leggera. Tenderei a morderlo subito. Porcini sono veramente di un saporito fuori misura. Vedete com'è bello carnoso, dentro è rimasto umido. No, ma non mi piacciono i porcini fritti. No. Dentro rimane tutta la bella fibra. Adesso ve lo faccio vedere con un altro modo. Sì, come rimane bello umido dentro. Soprattutto perché la pastella è molto sottile. A me piacciono normalmente solamente perché il porcino, quando io normalmente a casa lo faccio solo infarinato e fritto, non mi piacciono tanto le pastelle perché si sente meno il sapore del fungo. Questi sono buonissimi. Poi abbiamo l'agnello e i ferri. Ce n'è un quantitativo non indifferente. Un quantitativo di olio buono toscano. Qualcosa mi sfugge. La carne è tenerissima, questa è stratenera, cotta perfetta e che vi devo dire, venite a mangiarla perché è eccezionale. È impegnata il boss. Buonissima. Il Monster mi ha fregata, ha fatto la scarpetta senza che me ne accorgessi. No, dai, no. Il Monster gli ho chiesto di lasciarmi un pezzetto di pane, non specificando il quantitativo. Questo è il pezzetto di pane che mi ha lasciato per la scarpetta. Cioè, ci facciamo con questo qui, è quello dei puffi di cose. Perché qua sotto è rimasto tutto l'olietto buono con il rosmarino. E abbiamo speso 86,50 Omaggiati dei 2 caffettini. Appena il mostrino avrà finito di digerire il pranzo come un serpente, vi facciamo vedere il girettino del laghetto, perché qua si può stare tranquillamente tutto il giorno con gli sdrai, un telo, quello che volete, e c'è a pagamento anche la possibilità di fare pesca sportiva. Da qui, ragazzi, vi partono anche diversi sentieri se volete fare delle passeggiate a piedi. Dal boss, dal mostrino e dalla Ginger, video finito, noi vi salutiamo, vi aspettiamo la prossima settimana, 2 contenuti tutte le settimane. Il boss mi ha detto rifalla 2 volte ma farà schifo come la prima, e allora io vi dico accendete la campanella, iscrizione al canale e supportateci, perché sennò non vi farete 2 risate come fareste mai. Ciao, lo schiocchettino io non so se...